Lei è Charlie, ovvero un multistrada V4 S. E dietro il rumore che avete sentito è la moto che andremo a provare dopo, che è una bella, perché devo dire che soprattutto in quella livrea acquista sicuramente un certo fascino, è la BMW S1000 XR 2021, cioè lo stesso anno di questa Multi. Vi porto finalmente sulla mia moto, che dire, ma oggi la prova appunto non è centrata sulla mia moto perché poi arriverà anche la, mm, la prova di lei, della mia Multi, ma oggi la prova sarà parlarvi un po' della XR, moto che io conosco già per quanto riguarda proprio XR in sé perché l'ho provata parecchie volte e come motore la conosco piuttosto bene perché ho avuto due BMW S1000R, quindi direi che la moto la conosco. Sì, perché io vi ho detto che sono ducatista ma amo tutte le moto, 165 cavalli, tutte le moto che ho provato recentemente hanno tutte più o meno la stessa cavalleria, se parliamo di cavalli. Questa è quella che ha una cilindrata leggermente superiore, 1158, eh, la BMW un 4 in linea, eccola qua. Salutiamo. Questa è la versione ribassata però, e quindi avrò delle sensazioni leggermente diverse da quella che è la versione normale, e infatti anche la corsa della sospensione è più bassa, oltre ad avere la sella incassata che già io non lo raccomando, se uno ce la fa secondo me fa bene a usare la moto per come è stata concepita. Gli altri sono adattamenti e per esempio già lì si ha la sella molto incassata e andando a prendere la versione ribassata anche della sella è ancora più bassa. E anche sulla mia Multi io non ho mai avuto e non mi sono mai piaciute neanche la sella nella posizione più bassa, anzi se posso la prediligo nella posizione più alta. Passare da qualsiasi altra moto alla Multi ti fa stare tranquillo perché ti mette veramente a tuo agio questa moto, ha un qualcosa di piacere, di piacevolezza, di rotondità. Poi ora la sto provando anche con gomme nuove finalmente, le nuove Dunlop Roadsmart 4, di cui avrò modo di parlarvi nella recensione di questa moto, della mia multistrada. E, e non ve ne posso parlare neanche più di tanto adesso perché sono troppo nuove, quindi non... Siamo ancora in mappa urban, passiamo alla Touring per favore, almeno. E come voi state notando io la guido, vi dico giusto questa cosina qua della mia Multi, le guido quasi sempre con un singolo casco perché io preferisco sentire i trasferimenti di carico, cosa che se mettete in auto leveling non fa, cioè o fa molto meno, e a me avere un po' quell'effetto, cioè va bene se si usa in due con le borse a pieno carico, si sta passeggiando come sto facendo adesso, allora va benissimo, va bene, si ha un maggior comfort. Se io la guido in sport con le sospensioni auto leveling, per me è troppo dura, saltella, cioè non si comporta come dovrebbe comportarsi una Multi. Io ce l'ho regolata, tutte le impostazioni Touring, Sport, Urban sono tutte settate da me, leggermente andando a enfatizzare nello sport la risposta della sospensione, che si può fare in questa moto, si può fare tutto, andando a enfatizzare la risposta del precarico che è leggermente superiore a quello che è impostato di default sia in mappa sport che in mappa touring. In mappa urban l'ho enfatizzata dalla parte opposta, dalla parte del comfort, perché la voglio molto più morbida in città e più bassa, sono 1,70, quindi io la voglio molto spostata da un lato, da una parte, in città, se la uso in città, e la voglio un po' più sostenuta rispetto a quello che Ducati consiglia nello sport. E non arrivo ai saltellamenti che un po' sento con l'auto leveling, ma ho più controllo rispetto a quello che ti dà Ducati di default. Prova della BMW S1000 XR.
2021. Bassissima, mamma mia, sella durissima. Ragazzi, questo cupolino è totalmente inutile. Le pastiglie mi sembrano le stesse montate sulla V100. Sono inutilmente aggressive. Ragazzi, in sella non ci si muove. Sarà anche che la sella bassa è ancora più incavata, ma taglia le chiappe, veramente taglia le chiappe. Quanta aria! Me la butta tutta addosso. Sono in mappatura dynamic di motore e road di sospensioni. Allora, sento che non ha chiaramente le gomme nuove. Hanno su 8000 km. È un po', è galleggiosa. È galleggiosa. Come mi ricordavo, ragazzi, come mi ricordavo l'S1000R. È galleggiosa. Nel senso che proprio galleggia. E non è una sensazione molto piacevole. E secondo me adesso migliorerà, anche se poi sarà troppo rigida dall'altro lato, quando la metto in dynamic. Allora, no, vi dico la verità, sulle prime non mi sto trovando. Non riesco a capire se, secondo me potrebbe anche avere un filino di gomme leggermente giù di pressione, perché sento il manubrio che tende un po' inutilmente a queste, ragazzi, velocità ridicole che sto facendo e non pieghe. È un po' troppo gnucca quando fanno così, secondo me, perché la pressione è leggermente troppo bassa. Le vibrazioni devo dire che ritrovo più o meno le stesse che riscontravo sulle precedenti. No, io voglio cambiare subito la mappa delle sospensioni perché non mi piace. Mettiamo dynamic. Rispetto alla multi si sente il peso leggermente inferiore, ma si sente anche una larghezza della moto maggiore dovuta al 4 in linea. A regime autostradali simuliamoli come numero di giri in terza, 5000, vibrazioni molto molto presenti su sella, manubrio, diciamo anche un seconda perché stiamo diminuendo troppo le velocità. Guarda che bella che è la mia multi. E le vibrazioni, ragazzi, sono molto presenti, sono quelle ad alta frequenza, sono fastidiose, c'è poco da fare, non si può viaggiare, cioè si può, però a me non piace l'idea di viaggiare con una moto che vibra così, non mi piace. La posizione in sella non sarebbe male, la frizione è morbidissima. Allora, la frizione è un burro e me la ricordavo sì così. Il motore è sempre lo stesso elettrico, nel senso che, ragazzi, io adesso vi ci butto dentro una quarta. Il V4 chiaramente non riuscite a trattarlo in questo modo qua, è sempre un motore a V, non riuscite a trattarlo così. Questa, guardate, va a filo di gas sotto i 2000, non ha una vibrazione quando raggiunge questi regimi così bassi, va senza accelerare e la moto va. La posizione in sella in realtà è comoda. Io vorrei provarla con una sella più alta perché non ha materiale, capite? Non ha proprio materiale, cioè e in più qua è tagliente, le gambe non sono particolarmente raccolte nonostante la sella sia più bassa e quindi sono tutto più giù. Non so che non ho la stessa voce di quando ho provato per esempio il Duke, ma soprattutto la Diablo, ragazzi, perché oggettivamente salendo su questa moto non è che non ti regala quelle emozioni pazzesche da dire, da farmi gridare a wow. Il manubrio è meno male, un po' più stretto del multi, cosa che io patisco sempre un po', così come io, ragazzi, patisco un po' questa frenata. Il cambio a me non piace, ha una sorta di gommosità che non mi fa capire quando entra il rapporto. Non mi piace granché. Ah, cacchio, com'è bagnato, ragazzi, com'è bagnato. Le vibrazioni sono abbondanti, alta frequenza. Io amo le vibrazioni delle moto, ma quelle del 4 in linea non mi piacciono proprio per niente. E non stiamo ovviamente piegando perché la strada qua è bagnata
e le gomme sono le Metzeler, le Roadtech di primo equipaggiamento, e non mi dà per niente confidenza. Sento il manubrio che si muove molto e io ripeto, fatemi guardare. Eh sì, sono abbastanza usurate a punta. Un po' è l'usura della gomma e un po' secondo me la pressione non ottimale. Sento la moto lunga, non la sento particolarmente bilanciata. Porta via con una bella progressione, ma non è quella cosa che... Ragazzi, questa strada qua l'ho fatta 2 giorni fa con la Diavel, ok? E c'è una differenza. Vedete, io apro e lo so che dovrei, lo so che è un 4, ragazzi, lo so che è un 4 in linea, ma la cosa bella del V4 è proprio questa, cioè quando si raggiungono certe cifre io voglio avere il meglio, quella cosa più divertente, la cosa più piacevole, più emozionante, più bella, per il genere, sto parlando per il genere di moto. A me avere una moto che la sento pesante, la sento sviluppata molto in larghezza, come bilanciamento dei pesi quando ci si muove, queste vibrazioni, questo comando del gas che è filtrato, che lo sarebbe meno chiaramente se la tenessi più in alto, ma io non c'ho, cioè, devo tenerla a seconda, non ho voglia di andare in giro in seconda, ok? Non mi piace. Sentite il motore come è impiccato così, cioè non è impiccato, sono a 4000 su 11 che prende. Sì, dovrei tenerla giù in seconda, ma non è piacevole e soprattutto non mi sta dando... Come ho detto nel video, ci sono molti aspetti di questa moto, d'altronde è una moto che piace perché comunque il settore tira. Sono convinto delle cose che ho detto, nonostante il giudizio sia un po' sospeso per quanto riguarda l'agilità, l'handling, la maneggevolezza, perché comunque non riuscivo a guidarla come andrebbe un minimo guidata. Anche perché comunque, nonostante il video sia finito qui, l'avete finito qui, poi ho guidato degli altri pezzi, dei pezzi asciutti l'ho guidata, ma comunque avere un anteriore fatto così non dà chiaramente fiducia. Sono rimasto della stessa opinione sul cambio, sulla frenata brusca, eccessiva, sul tipo di motore, ma l'ho pensato dalla prima volta e per questo che comunque infatti non l'ho mai presa. Avere un motore che ti inizia a prendere quando sei già arrivato in curva, usandolo con rapporti per i quali usare il motore stradale, almeno per le nostre strade più di misto stretto peraltro, perché fossero di grandi allunghi sarebbe diverso, ma poi anche lì è un piacere di guida o no. A me piace la moto che prende prima, chi invece vuole sentirla a lungo del 4 in linea, perfetto, proprio preciso, è la moto che fa per voi. Ciao a tutti!